Vai. Assogna, Sky. Mourinho sarà un'avversaria probabilmente molto diversa rispetto a Trabzonspor e a Fiorentina. Probabilmente avrete meno spazi a disposizione perché legittimamente Castori con la Salernitana aspetteranno la squadra più dotata tecnicamente. Pensa in qualche modo di avere dei temi offensivi diversi rispetto a quelli che abbiamo visto nelle 3 partite precedenti? Magari loro fanno sorpresa e giocano di un modo diverso, con una strategia diversa, non si sa mai. L'allenatore ha tanta esperienza, tanta conoscenza di calcio, può perfettamente cercare di trovare un altro modo di giocare, però se è come dici tu, e tu lo dici con base a quello che tutti noi conosciamo di analizzare Salernitana, è magari una partita diversa. Si giocano di nuovo a 5, sarà la prima volta in questo periodo competitivo che giocheremo contro una squadra di 5, perché 4 con Fiorentina e 4 con Trap nelle 2 partite. C'è un modo diverso di cercare, perché noi andremo a tutte le partite, non interessa se è una nuova promossa come Salernitana o se sarà il campione come l'Inter, cercheremo sempre di andare a vincere, e per questa ragione dobbiamo, dal punto di vista offensivo, cercare delle soluzioni. Loro sono bravi, difendono bene, accumulano tanta gente dietro, sanno come fare il lavoro dei 3 giocatori di centrocampo, 3 o 4, non si sa. Sarà dura, però è come dici tu, dobbiamo trovare soluzioni. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno, Ciao. eccoci qua. Le chiederei un'eccezione di non parlare proprio della partita, visto che il tema d'attualità è l'addio di Ronaldo alla Juventus e al calcio italiano. Lei, che lo conosce bene, che cosa rappresenta e come giudica questa decisione anche della Juventus, perché non è stata solo di Ronaldo, e che quanto perde il calcio italiano e quanto si riequilibra il campionato anche per lo scudetto? No, l'unica cosa che dico e mi sembra basico, però anche logico, è che se la Juve è felice, se Cristiano è felice e se il Manchester United è felice, è il business perfetto. Parlare di Cristiano credo che non bisogna. Non bisogna. Uno che da 20 anni che gioca, che vince, che segna, che fa storia, non bisogna nessun tipo di commentario. Per lo scudetto invece cambia qualcosa? Per la Roma, dico in generale. Domanda per Simone Inzaghi, non per me. Zucchelli, la Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Ciao. Lei prima parlava di soluzioni offensive, nei giorni scorsi ci ha detto che il mercato è aperto per quanto riguarda entrate ed uscite. Volevo chiederle se per quanto riguarda le uscite è compreso anche Majoral, se per caso le ha manifestato la volontà di andare via per giocare di più, o se c'è la possibilità che possa lasciare la Roma, o se invece lei conta su di lui per tutta la stagione. Grazie. Conto su di lui. Abbiamo bisogno di 3 attaccanti. 2 attaccanti è un rischio troppo grande per una stagione. Anche noi che vogliamo sicuramente qualche volta giocare con 2 attaccanti. Partite giovedì in Conference League, dopo viaggiare, dopo domenica, 2 attaccanti è un rischio troppo grande che noi non vogliamo. Per me è un bravo giocatore, è un giocatore di qualità. L'anno scorso si è adatto bene, ha fatto gol, lavora bene, è bravo ragazzo, bravo professionista. No, non mi piacerebbe che lui andasse via. Valdiserri, Corriere della Sera. Ecco, buonasera. Ciao, buonasera. Voi avete
perso Dzeko, immagino che lei gli avesse parlato prima e più o meno avesse capito da Dzeko che sarebbe rimasto. La stessa cosa è successa alla Juve con Cristiano, tanto che Allegri era andato addirittura in conferenza stampa a dire rimarrà sicuramente. Questo mercato aperto a campionato già iniziato, a lei comunque piace perché c'è sempre la possibilità, se si è sbagliato qualcosa, di ripararlo, o se potesse scegliere lei, quando inizia il campionato il mercato è chiuso? Se sono tutti i campionati, sì, però se è solo uno o due, no. Io ho vissuto questo in Inghilterra e è una situazione veramente difficile perché tu non puoi comprare, però qualcuno può comprare i tuoi. È una situazione troppo rischiosa. Penso non solo a me, però anche a tutti gli allenatori piacerebbe avere la rosa completa, perfetta all'inizio di luglio, lavorare tranquillamente, come peggio possibilità arrivare il giorno prima del campionato e chiuso. Però è come ti dico, se siamo solo noi adesso italiani a pensare a questo, per esperienza propria in Inghilterra, no, assolutamente no. Fasan, il romanista. Buongiorno mister. Ciao. Volevo chiedere a proposito dei due attaccanti, visto che Abraham ha detto che è nato ala e può quindi giocare con un altro centravanti, se quando parla dei due attaccanti pensa ad un cambio di modulo, eventualmente un 4-4-2, oppure se invece state lavorando, ne state parlando, o state provando a farlo con l'adattamento appunto di uno degli attaccanti sugli esterni, un po' più sugli esterni. Possiamo fare tutto. Sicuramente con dinamiche diverse, però questa squadra ha giocato anche l'anno scorso praticamente durante tutta la stagione con 5 o con 3 se tu preferisci, con 3 dietro. Sicuramente con dinamiche diverse, però c'è anche una cosa che noi possiamo fare. E possiamo giocare come stiamo giocando adesso, però possiamo anche cambiare. Come dicevo qualche volta che siamo stati qui, oggi nel calcio è molto molto difficile di una squadra avere solo un modo di giocare, un modulo di gioco, anche il modo di fare la costruzione può essere, secondo me doveva essere più variabile, non fisso. I giocatori hanno bisogno di trovare dinamiche automatiche, però allo stesso tempo hanno bisogno di avere cultura tattica che permette di giocare di un modo diverso, con ruoli diversi. Chiudiamo con Juric, Rete Sport. Eccoci, buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Mi perdonerà, ma vorrei tornare un attimo sul mercato. Lei ha parlato di porte scorrevoli in uscita ed eventualmente in entrata. Quindi le chiedo, abbiamo capito che per la Roma eventualmente il mercato in entrata sarà dipendente da quello in uscita. Il comportamento in questo momento degli esuberi e del loro entourage rispetto ad un'eventuale cessione, volevo un commento suo. Situazione che non è facile di commentare. Ci sono giocatori di profili diversi e che hanno gente intorno a loro di profilo diverso. Se devo parlare per esempio di Pedro, chiaramente volevo giocare e per questa ragione si deve rispettare, anche se ha scelto un club rivale della città, si deve rispettare la professionalità, il modo di essere, il modo di stare. Voglio giocare, ho una possibilità per giocare, dobbiamo trovare una soluzione perché voglio giocare e questo è il profilo perfetto per tutti i club che le sue strutture
hanno decisioni da prendere e quando un club decide questa è la rosa, questi giocatori sono giocatori che, se possibile, dobbiamo trovare una soluzione, ci sono profili diversi, qualcuno vuole veramente giocare, qualcun altro preferisce altre cose che giocare e dopo le cose sono più complicate, però ognuno è libero di fare quello che pensa che deve fare, dello stesso modo che noi come società, che io come allenatore sono libero di prendere le mie decisioni. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao domani.